Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Benvenuti a questo ormai abitué appuntamento del sabato con le news, ma prima di tutto devo fare dei saluti. Devo salutare e ringraziare tutte le persone che passano al bar a salutarmi e soprattutto io devo ringraziare e salutare perché sono passati proprio in questi giorni che io non c'ero Clean e Ivan, spero che i nomi li ho detti correttamente, sono passati quando non c'ero, ma Francesca mi ha mandato i vostri saluti, quindi vi saluto qui e vi mando un grande bacio. A questo punto partiamo subito un po' con le news della settimana. Lunedì, martedì e fino a giovedì compreso sono state delle giornate veramente bellissime qui a Lanzarote. Ci sono state temperature molto alte, abbiamo anche quasi superato i 30 gradi, c'era abbastanza calima, però finalmente è arrivato il vero splendido clima qui a Lanzarote. Noi siamo molto contenti, speriamo che duri tanto, soprattutto per le persone che vengono qui in vacanza, ma anche per noi. E a proposito di persone che vengono qui in vacanza, stavo leggendo proprio in questi giorni che sono usciti i primi dati dei turisti che stanno arrivando qui sull'isola dopo la pandemia. C'è stato un leggero cambio per quanto riguarda la provenienza dei turisti, perché si è alzato il numero dei turisti italiani e olandesi e si è abbassato leggermente il numero di persone che arrivavano da Irlanda, Germania e Belgio, però noi sappiamo che può essere un dato provvisorio e che sicuramente tante persone provenienti da questi paesi e non solo torneranno qui a visitare la nostra bellissima isola. E a proposito della nostra bellissima isola, proprio mi sembra un mercoledì o giovedì sono usciti i dati relativi alle bandiere blu assegnate alle spiagge qui di Lanzarote. Lanzarote quest'anno, esattamente come l'anno scorso, conta con 8 bandiere blu, aspettate che me le sono scritte, e sono 4 nel comune di Puerto del Carmen, precisamente sono Playa Grande, la spiaggia di Matagorda, Pila de la Brilla e Los Posillos. Questo è per quanto riguarda Puerto del Carmen. Poi per quanto riguarda Playa Blanca, la splendida piccola playa che c'è nel centro di Playa Blanca, poi abbiamo Costa Teguise con Las Cucharas, Arrecife con Playa del Reducto e Puerto Calero. Per quanto riguarda Costa Teguise, esattamente come l'anno scorso, purtroppo la Playa del Jabillo non si è aggiudicata questa bandiera. Molte sono le polemiche che sono uscite in questi giorni e vediamo se riusciranno a prendere provvedimenti sufficienti così da avere il prossimo anno anche questa splendida spiaggia, la bandiera blu. Invece a questo punto volevo condividere con voi una notizia che riguarda Playa Blanca, che probabilmente non interesserà molto a chi viene qui a Lanzarote come turisti, però io credo che sia giusto condividerla con voi. Purtroppo in queste ultime settimane o ultimi mesi, adesso non so esattamente dirvi da quando, è uscito un problema nella zona di Playa Blanca, soprattutto a Playa Blanca, perché purtroppo le persone che lavorano e vivono in quella zona hanno delle serie difficoltà a riuscire ad incontrare degli appartamenti.
Purtroppo prima della pandemia la cosa non era così, perché c'è stato lo stop del turismo e quindi tanti appartamenti che prima erano affittati a persone che venivano qui in vacanza sono stati affittati alle persone che vivono qui, e adesso con la ripresa del turismo purtroppo tantissime case sono tornate ad essere case vacanza, e tante persone davvero hanno dei problemi perché magari lavorano a Playa Blanca e hanno difficoltà a incontrare una casa. È uscita proprio una notizia, mi sembra giovedì o venerdì, perché sembra, dico sempre sembra, che abbiano deciso di costruire intorno ai 160 appartamenti che verranno totalmente assegnati alle persone che vivono qui, e spero davvero che lo facciano, perché diventa un vero problema in alcune zone dell'isola incontrare una casa per vivere tutto l'anno. Tornando al settore turistico, invece, non so se avete visto la premiere di giovedì, quando vi ho fatto vedere il mio super incontro, l'hotel che è stato praticamente terminato in queste settimane, che è stato proprio inaugurato giovedì. Io mi ci sono imbattuta per caso, perché in quella bellissima passeggiata durante la pandemia erano iniziati i lavori e adesso finalmente è terminato. L'hotel è veramente bellissimo, io l'ho visto solo da fuori perché non potevo chiaramente entrare, però vi posso dire che dall'esterno è bellissimo. Io ho preso alcune informazioni. L'hotel si chiama Royal Marina Suite, è un hotel di solo adulti, quindi tutte le persone all'interno dell'hotel, anche i clienti, devono essere maggiorenni, sopra i 18 anni, e quindi è un posto sicuramente per quelle persone che vogliono venire qui a rilassarsi e che magari vogliono staccare la spina un po' da tutto. Quindi io ho guardato, ci sono delle stanze, delle suite bellissime, offrono anche diverse tipologie di pacchetti, quindi se siete curiosi come me andate nella loro pagina, perché veramente, ragazzi, è bellissimo. Bene, a questo punto io ci tengo a salutare ancora una volta tutti quelli che passano per il bar, e ormai Francesca la riconoscono in diversi, nonostante lei si faccia poco vedere, però ormai è diventata parte in parte di Curiosando Lanzarote. Quindi mi raccomando, se siete qui in vacanza e volete passare a salutarmi, io vi aspetto al bar La Caracola nel pueblo marinero di Costa Teguise. Penso di aver detto tutto, quindi io, ragazzi, ora vado a preparare la cena e vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Non so se ci sarò io o se ci sarà Andrea, ma comunque sempre qui su Curiosando Lanzarote. Un bacione a tutti, a domani.